Ciao ragazzi, allora oggi... Riparti. Ciao ragazzi, allora oggi vi faremo un video delle evoluzioni del Thor, dal primissimo Thor all'ultimo, e come è cambiato. Quindi adesso passo la parola a loro. Tor per Neanche... T7, Tor per T7. sì, allora, parliamo del Tor, quello per la T7. Ovviamente le modifiche valgono per tutti i paracoppa, però Beh, quello della T7 prendiamo quello della T7 perché è quello che ha più storia, è il primo che abbiamo fatto. è anche quello cambiato di più nel tempo. Esatto. E quindi niente, allora, partiamo dal 2020. 2020, quando Ok. nasce? Figlio del cazzeggio obbligato da lockdown Covid, Sì, praticamente. figlio della disperazione, è come la serie è dalla merda, dalla cacca che nascono i fiori, e da quel periodo di merda nasce Thor. Thor, no? Non noi come Famiglia. merda, Ah, no, ok. il periodo, ok. Va Ok. bene. Allora, Ok. sì, praticamente papà stava lavorando su Sul prototipo di Caprioni. sì, sulla T7 del team Caprioni e Ciao Paolo. e poi da lì, vabbè, abbiamo iniziato, c'era con l'idea di sviluppare un prodotto replicabile. Sì, replicabile da mettere in commercio. Io da tanti anni lavoro sulle motociclette per passione, di base da quando ero ragazzino, ma questa è stata la prima volta dove Michele, è stato lui, ha detto: papà, seriamente adesso mettiamo in piedi una nuova attività, perché col lockdown non sapevamo se avevamo i ragazzi, noi lavoriamo già alla Mierati, normalmente abbiamo un'azienda che è aperta dal 91, ma avevamo tutti i ragazzi in cassa integrazione, l'aria non era bella, quindi Michele dice: troviamo una scappatoia, se va male abbiamo un'altra attività, se non li vendiamo in Italia magari li vendiamo all'estero, almeno proviamoci. Ed è nata così, figlia di un progetto così. Avevamo 2 T7 qua. Sì, abbiamo iniziato a sviluppare a marzo, il primo l'abbiamo venduto a settembre, secondo me, e con praticamente 100% in coscienza. 100% di coscienza a livello commerciale, perché in Sì, realtà non avevamo mai spedito un prodotto, no? esatto, no vabbè, allora la competenza c'era, era sì, io mi ricordo che prima andavamo su internet a vedere come cazzo si fa a spedire in giro per il mondo, Sì, non non sapevamo sapevamo niente niente. di come funziona il fatturare le tasse Fatturare all'estero, all'estero, era stato l'IVA veramente... con l'estero, l'IVA dentro i paesi europei, fuori dai paesi europei. Ci hanno dovuti, per fortuna che abbiamo già questa azienda qua, che chi lavora in amministrazione, che è socia anche nella GP Mucci, che è mia moglie, sua mamma, che è bravissima, super competente. Senza di lei penso che io e lui saremmo già in galera da un po' di anni, no? Però invece lei, meno male che abbiamo questa spalla molto competente. Ok Paolo, allora facci vedere il primo esemplare del Thor, il primo proprio modello. Sì, ne abbiamo pochi di vecchi. Abbiamo questo che non è messo malissimo, questo è di Robert Baldinger. Ciao Robert, Nomad Sweden, a 60.000 km di fuoristrada, molto masticato. Vi faccio vedere le differenze principali con gli attuali. Questo qui aveva 8 punti di fissaggio, 2, 4, 6, 8, e internamente era puntato, era solo puntato, questo non è neanche la primissima versione. La primissima versione era 3 mm di spessore e 2 qua di fianco. Il primissimo era quello di Claudio Berlato, questo era già 5 e 3, e questo era il primo. Era saldato esternamente a TIG, internamente a TIG, ma era solo puntato. Non si chiamava Thor. E non si chiamava Thor, soprattutto, perché il nome Thor fu una delle prime modifiche che facemmo. La protezione del link c'era, ma era in alluminio, che dopo la cambiammo quasi subito. E questo qua era il primo, non si chiamava Thor ancora, è vero, esatto. Questo era il primo. Poi
faccio vedere il secondo, ce n'è uno lì, fammi vedere quello di sinistra. Questo qua, Questo siamo ancora nel 2020 o... ma secondo me qua potremmo essere nel 2021, no? Questo qua già si chiama Thor, il nome Thor nasce da un appassionato, da un feedback di un appassionato che ci scrive, sembrava arrabbiato, io non mi riesco a ricordare chi era, se vedi il video per favore scrivimelo, che una pizza te la dobbiamo, una pizza, e, e lui ci scrisse dicendo non può essere che è il paracoppa di GP Mucci, è talmente particolare come linea e tutto che deve avere un nome proprio, e fu lui a proporci Thor. Quindi poi Michele disegnò la T di Thor come un martello, come il martello Thor appunto, e il martello di Thor, giusto perché il Thor è la divinità. Mjolnir credo che si chiami il martello. Ah, ok, vabbè, comunque Vabbè, da nerd. la T di Thor è stata l'ha disegnata, se ci guardate, come il martello, e nasce la targhetta in acciaio inox. Poi in questa versione qua, questa qua è di Nicolò, l'endurista del weekend, si vede un anno di motorelli, quindi un anno vissuto pericolosamente per questo povero paracoppa, però ha fatto il suo mestiere, ha protetto la moto. In questo cosa cambiava? La protezione del link era già in materiale plastico, dentro rimaneva solo puntato, e avevamo aggiunto un dettaglio molto importante, questa curvatura qui, che è praticamente questa curvatura, scusa Michele sti copro, è la protezione per il cavalletto, perché in tanti rompevano il cavalletto e con questa curvatura e relativa saldatura abbiamo salvato non poche moto da danni importanti, perché il cavalletto nella T7 è esposto. Okay? Un'altra differenza è che le staffe di questo paramotore erano già tagliate al laser, mentre le primissime le facevamo proprio a mano. Per realizzare questo tipo di paramotore, tra l'altro avevano cambiato il tampone dietro perché era troppo ancorato, l'abbiamo ritenuto troppo ancorato alla moto, la versione precedente, e abbiamo trasformato il punto di fissaggio posteriore in un punto di supporto per evitare che i colpi presi sotto il paracoppa potessero spaccare il supporto della culla del telaio. Questo qui è un dettaglio per noi importante. Ho visto delle moto rotte recentemente, magari se troviamo le foto le pubblichiamo. E questo era ancora l'Euro 4 ed era ancora, penso, il 2021. È uscita nel 2020-21 o 22 l'Euro 5, il T7? 21. Non mi ricordo. Mi ricordo che quando ero qua avevi iniziato a lavorare sull'Euro 5. Sì, che te l'avevano portata. Ok, ma prima ancora, poi nell'epoca di questi incominciamo a produrre anche gli Air per Boano, che invece che avere le alette hanno fori davanti, e al contrario di questi avevano fori anche qui e anche qui per maggiorare, aumentare il passaggio d'aria, era per quello che si chiamavano Air. E quindi dopo questo, ancora negli Euro 4 ne facciamo un altro. I nostri paracoppa sono tutti devastati, questi hanno un passato. Passami quell'altro lì a terra, Michi. Dopo, sempre rimanendo negli Euro 4, questo qua è di Sasa, questo paracoppa, Sasa Planet. E questo qui è così perché ha fatto l'Africa Eco Race. Praticamente questo paracoppa ha fatto la Dakar, e è partito da Monaco e è arrivato a Dakar, per cui non ha più vernice sotto, è super massacrato dalle sassate, ha una singola aletta rotta, che non è neanche male. Ok, comunque, per farvi vedere, aggiungemmo ulteriori spazi di ventilazione, anche nell'area sopra la targhetta, insomma maggiorammo tantissimo la ventilazione, anche per distinguerci un po' da alcuni concorrenti che chiudevano completamente la moto davanti. È un errore per noi, abbiamo testato in effetti assieme a Boano e ci sono dai 4 ai 10 gradi di differenza avendo un paracoppa chiuso o un paracoppa ventilato come questo in estate in percorsi un po' a bassa andatura. E questo, per produrre questo, in realtà ci siamo dovuti attrezzare
abbiamo dovuto comprare, prima piegavamo tutto a mano, anche il 3 mm, ma anche i primi 5 mm erano piegati a mano. Abbiamo una piegatrice manuale molto particolare e il rischio era far diventare l'Alessandra una donna magra con il trapezio da Lou Ferrigno, il terribile Hulk, no? L'incredibile Hulk, e perché stava proprio, tirava come una bestia perché era manuale. Allora abbiamo deciso di comprare una piccola CNC, una piegatrice CNC, e da allora pieghiamo tutto con quella, no? Un'altra cosa che nel frattempo avevamo migliorato, sempre grazie ai tanti feedback che ci arrivavano, era di lavorare la raccordatura dei bordi. Marco Marini ci fece un'osservazione per il suo e ci disse: guarda, è un po' tagliente. Allora noi ci guardammo in effetti e comprammo attrezzatura specifica per stondare i bordi e il paracoppa da... Insomma, sono tante piccole migliorie che nel tempo ci siamo messi lì a fare, una ogni mese come minimo. E dopo esce l'Euro 5. Poi cavoli, sta cazzo di Euro 5. Spostano il catalizzatore praticamente da sotto la moto a frontalmente sulla destra. Quindi il Thor non si monta più, non ci sta proprio, non c'è un pezzo che vada bene. Quindi mentre continuiamo a vendere e a produrre gli Euro 4, mi metto a lavorare su sto Euro 5. E l'Euro 5 riusciamo a trovare un compromesso, sempre per accordarci bene alla moto. Per noi l'estetica è importante. Un paracoppa deve proteggere, ma non può rendere la moto un obbrobrio. Noi vediamo degli oggetti che sono attaccati lì, la moto è bella, l'altra cosa lì, cioè una tegola alla rovescio. Secondo me no, vabbè, scusate, però siamo italiani, siamo gli specialisti delle cose belle, e secondo me il mondo si rende più bello anche facendo cose belle, no? Io ci tengo da matti, non riuscirei, se per noi un prodotto è brutto non lo vendiamo. E comunque sia, l'Euro 5 riusciamo a trovare questa soluzione andando coi fianchetti e ristringendoli. Poi era asimmetrico, se non sbaglio, l'Euro 5. Sì, molto asimmetrico l'Euro 5, proprio perché siamo partiti modificando l'Euro 4 e il fatto di far rientrare i fianchetti dovevamo farlo facendo degli intagli nei lamierati, perché sono comunque molto grossi, e martellandoli, e, insomma c'era una lavorazione manuale notevole. Però li abbiamo fatti, non erano male, anche quelli aprimo ancora di più la ventilazione, e devo dire che ne abbiamo fatti tanti, sono andati bene, abbiamo avuto zero problemi, bei feedback, sono piaciuti. Comunque il paracoppa è molto bello, ma a me non piaceva tantissimo, non ero affatto soddisfatto, perché anche riguardando le foto dei primi, di quello che avevamo fatto per Claudio Berlato, che era il primissimo prototipo tutto da 3 mm, molte linee erano andate perse. Il fatto che seguisse i fianchetti, un qualcosa si era perso. E lì salteremo avanti di 2 anni a quando poi esce il modello attuale, che è uscito nel 2023. Nel frattempo però comunque nel 2022 secondo me abbiamo tirato fuori soprattutto paracoppa per altre moto. Sì. Probabilmente il Touareg, i Morini, Warride dovrebbero essere uscite tutte in quell'anno, nel 2022. Nel 2022 abbiamo anche messo in piedi il soppalco in azienda, e Massimo ha iniziato a lavorare con noi nel 2022 full time. Sì, esatto. Perché si è reso necessario questa cosa qua. Ci stavamo più dietro. E un'altra cosa che abbiamo fatto sempre nel 2022, che non è stato un anno in cui è cambiato il paracoppa T7, però per il cliente GP Mucci è cambiato, è che abbiamo finalmente risolto il problema delle spedizioni. È vero. Nel senso che noi ci siamo ritrovati, a parte l'inizio, che ancora adesso non siamo super puntuali con le spedizioni, però all'inizio sì, era normale aspettare 1 mese e mezzo, 2 per ricevere il paracoppa. Oltre a quello, il corriere che usavamo, non faccio nomi, però io mi ricordo che una volta ci arrivò una fattura a fine anno e avevamo realizzato che tipo
gli ultimi 3 mesi di lavoro, tutto il margine aziendale era andato al Corriere. Fu una roba impressionante, questo è il 2021 credo, quindi poi nel 2022 siamo riusciti a sistemare questa cosa qua, che ci ha permesso di dimezzare e in alcuni casi dividere per 3 le spese di spedizione anche per il cliente. Sì, poi anche gli errori gravi, perché noi spedivamo tutti con spedizioni assicurate, poi dopo una volta, per esempio, mi ricordo dovevamo spedire 5 paramotori a Motosausio e uno a un ragazzo norvegese, ti ricordi? Nord Europa, se non mi Del ricordo. Nord Europa, secondo me era norvegese, e con Motosausio eravamo già un po' in ritardo. A un bel momento ci arriva una mail di Motosausio che dice: ma cos'è? Preso in giro, ti ho pagato 5 paracoppa, me ne mandi uno. E poi al pomeriggio mi chiama il ragazzo norvegese, mi fa una videochiamata e dice: oh, grazie, se questo è il vostro standard. E sotto il patio, in mezzo dietro c'era il bosco, in quadra aveva 5 paracoppa tutti aperti. È stato un disastro. E il Corriere non si è preso nessuna responsabilità, cioè, insomma, alla fine abbiamo cambiato tutto ed è andata Abbiamo cambiato bene. tutto, ora non abbiamo praticamente mai problemi di È spedizioni. vero. Se ci sono rarissimi problemi sono in realtà in dogana, che non ha niente a che fare con noi, ma soprattutto per un americano comprare un paracoppa adesso è possibile, mentre io mi ricordo benissimo se nel 2021 un americano voleva un paracoppa GP Mucci pagava 180 euro di spedizione. È vero, è vero. Adesso paga molto meno, forse Paga un un terzo. terzo. Questo è molto buono. Anche il packaging abbiamo cambiato tutto. Dovete sapere che noi all'inizio non avevamo mai spedito una vite, quindi ci hanno inventato tutti. Abbiamo creato il nostro mega mobile con cui facciamo il packaging, sotto sono i cassettoni con tutte le staffe, così è stato notevole. Una cosa che cambiammo anche dall'Euro 4 all'Euro 5 era tutto il sistema delle staffe di fissaggio del Thor alla moto, che le staffe del anteriore erano queste, le staffe di fissaggio del Thor. Quelle in alto erano queste e quella frontale era questa, un po' più sottile di questa, perché questa è l'ultima. Ok, e fin qua siamo arrivati nel 2022. Dal 2023 che cosa succede? Cioè, ciccione. Quello è dal 2025. Okay. 2024. 2024, sì. Allora, oggi che giorno è? È il 10 maggio. Oggi è il 10 maggio. Il 20 maggio questi due si sposano e a luglio arriveranno Diego Mucci, Diego Diana Mucci. E va bene. Allora, nel 2023 succede questo, facciamo un investimento, io volevo comprare una moto nuova, ma spendo tutti i soldi e di più che potevo comprarci tranquillamente la moto più costosa in commercio per nuova attrezzatura, quindi compro una nuova saldatrice super tecnologica e nuovo sistema di aspirazione dei gas e poi ho gli appunti qua sotto. E poi ci mettiamo a lavorare, come accennavo prima, non ero molto contento del Thor Euro 5 come linea, non mi piaceva tanto, allora mi metto a lavorare su un nuovo progetto e comincio a studiare un nuovo progetto con l'idea di rifarlo da capo, proprio da capo completamente, e tiro fuori. Passo questo qua che è più bello in alluminio. Sì, vuoi tirare via questo? No, tanto questo qua è grande. Ok, e mi metto a lavorare su questo che noi, per via di queste forme che ricordano un po' le ali dell'aquila, quando l'aquila apre le ali, lo chiamiamo Thor Eagle, ok? Lo chiamiamo solo internamente fra di noi, così per non confondere i clienti, con i clienti chiamiamo tutti Thor, Thor per il T7, Thor per la Touareg, eccetera, ma in realtà noi lo chiamiamo Thor Eagle. Questo l'idea era quello di creare un prodotto molto più bello, no? E questo onestamente riprendendo le linee originali che si sposano con i fianchetti e così via. L'abbiamo fatto più ventilato che mai, è proprio completamente aperto e è super robusto perché da quando abbiamo le nuove saldatrici noi lo saldiamo, non è più puntato internamente ma è completamente saldato.
quindi ha una saldatura a filo molto robusta internamente e la solita finitura, la solita saldatura a TIG esternamente. Questo ci crea dei cordoni di quasi 1 centimetro di spessore, il paracoppa è veramente molto robusto. Fai vedere, guarda qua che differenza. La differenza è questa, che sulla Notevole. moto si nota ancora di più, no? L'intervento, anche questo è bombato come l'Euro 5, ma lo facciamo in un modo molto particolare e praticamente non si vede. Tieni te. Abbiamo cambiato tutto, anche le staffe. Le staffe, per darvi l'idea, per esempio questa è la staffa anteriore sinistra che reggeva il paracoppa, questa è quella nuova, no? Abbiamo incominciato a usare per esempio anche il buratto, il buratto è una specie di tagadà, un giostra che gira, invece che avere la gente dentro ha delle pietre e ci butti dentro i pezzi e le pietre che sono abrasive lucidano e puliscono, tolgono le bave ai pezzi. E la differenza, per esempio, questa è la staffa dell'Euro 5, molto simile a quella dell'Euro 4, e questa è quella dell'Eagle, no? Noi usavamo dei rivetti filettati, questi, però alcuni clienti hanno avuto problemi che si sgranavano o robe di questo tipo, quindi diventavano scomodi da montare e smontare. Abbiamo iniziato a usare i dadi in gabbia, no? Dadi in gabbia che sono praticamente questi e danno la possibilità di avere più gioco nel montaggio, cioè c'è un naso insomma. Soprattutto nello smontaggio, perché comunque nasce per prendere delle gran botte sta roba, Sì. E quindi se devi smontare o montare, se ha preso tante botte poi fai fatica perché magari sono un po' storte, invece questo qua ti dà un gran margine di... Esatto, quello che dice Michele, giustamente, questo è un punto fisso, invece qui il dado in gabbia si può muovere. Questi sono i nostri accessori per delle pacche esagerate, c'è gente che ci fa l'italiano Motorelli da anni e avendo un'asola riesci sempre in qualche modo a rimontarlo. E tutte le staffe sono più robuste e l'Eagle secondo me È bellissimo. è bellissimo. L'Eagle, io per chi guarda questo video qua che effettivamente non è un cliente, questa roba qua, cioè io quando ogni volta che ce ne arrivano, non so, 10 dalla verniciatura, che li apparecchiamo tutti, che Massimo mette le targhette che vanno qua, cioè questa è roba da gioielleria quasi, cioè Sì, è veramente bella roba. Sì, è roba bella e la linea è venuta benissimo. Questa è la sua versione nera, per intenderci. Anche le targhette le abbiamo cambiate, le abbiamo modificate. E, insomma, è un prodotto che a me piace tantissimo. Ne abbiamo fatti random, casualmente, alcuni con i fori qua e alcuni senza. Ogni tanto li ordiniamo con, alcuni senza. A me piacciono più quei fori, a Michele piacciono più senza. Fateci sapere qual è il vostro punto di vista. Però insomma, questa è l'ultima versione del Thor. E in più vi volevo dire... Le linee sono migliorate tutte anche. Sì, le linee con la moto sono migliorate tutte tantissimo. Proprio seguono i fianchetti, è cambiato tanto. Questo svaso prima non c'era sul lato sinistro, nell'Euro 5 era sparito, invece qui l'abbiamo ripreso. Insomma, questo è un prodotto... Anche l'introduzione della rete. Ah sì, giusto, questa qui è una cosa che fa Massimo, maledice sempre quando comprate le reti, perché si taglia ogni volta per montarla, e qui ci sono dei piccoli forellini che servono per quando montiamo le reti internamente, si allargano i fori, si montano le reti con i rivetti. E la rete è molto bella, soprattutto a me piace moltissimo nero oro, nero argento, sono stampato benissimo. Sì. Nero oro e tanta roba. A me piace nero oro. Beh, sono belle tutte e due. La rete è un bel tocco, Sì, tranne per Massimo. No, Massimo odia quando comprate con la rete, ma volevo dire una cosa che non abbiamo mai detto, tra l'altro. Ho fatto una ricerca sulle reti, ho comprato 2 tipi di reti diverse che possiamo montare. Abbiamo la rete che Ferrari monta sulle griglie, che la Ferrari monta sulle griglie delle prese d'aria,
e abbiamo anche la rete invece che la Lambo monta sulle prese d'aria, che sono molto diverse. Adesso Michele ve le attaccherà il video così, e quindi volendo potete quasi richiedere cosa volete, sono bellissime tra l'altro. Insomma, ci abbiamo dato dentro, per noi guardiamo molto che ci piaccia anche a noi il prodotto, no? Sì, Io farei un Legal. appunto su un po' come viene montata la rete, perché è un bel lavoro impegnativo, ecco, sembra soltanto una rete, però il lavoro che c'è dietro per una sola rete Sì, è bello tosto, quindi sì, sì, Massimo davvero bestemmia quando deve montare la rete, però alla fine il prodotto è senz'altro Molto di bello. valore. Sì, 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 perché bello. tutti i fori vanno trapanati, Sì, vanno vanno... allargati, vanno messi alla rete. Vi spiego perché la rete o perché no. Allora, a me non piace la rete, perché no? È perché se girate nel fango la rete fa come una rete per l'intonaco, quindi si riempie tutto di fango in un attimo, dovete tenerla lavata, altrimenti diventa una barriera assoluta al passaggio dell'aria. Questo è il lato negativo. E mentre invece se girate col secco, il fogliame, eccetera, può entrare qua e dopo si deposita sul fondo del paracoppa, dove magari passa anche lo scarico che è caldo, quindi se non c'è fogliame attaccato allo scarico è sicuramente meglio. Questo è il perché sì, invece. Mm, Tenete pulita la moto. Ok, quindi chiudiamo così il 2023 e il 2024? Ma il 2024 abbiamo più lavorato su altre moto, su altri progetti, però abbiamo fatto anche migliorie organizzative. Questo è più un lavoro di Michele che adesso ci gira le spalle, vigliacco. Allora, sì, abbiamo fatto l'e-commerce. Noi siamo artigianali sui In tutto. paracoppa, su tutto, perché anche l'e-commerce l'abbiamo fatto in casa. e, e niente, lì, allora, in realtà l'e-commerce rende più facile l'acquisto, perché invece prima dovevate contattarci direttamente. E un'altra Mm. cosa che rende più facile l'e-commerce è l'acquisto, nel senso che adesso si può pagare con carta, c'è il 3 rate del PayPal, siamo riusciti a ridurre la percentuale che richiede PayPal, perché prima ci prendeva quasi un 6% su ogni transazione, quindi siamo riusciti a semplificare ulteriormente l'acquisto per i clienti e basta. Poi secondo me anche lì nel 2024 sono diventati più veloci a spedire. Sì, è vero. Anche a produrre. Esatto, produrre e spedire, Mhm. siamo riusciti a stabilizzarci su uno standard di 2 settimane dal tempo dell'acquisto al tempo della spedizione, almeno che non abbiamo casi Salvo disastri. strani, no? Però in linea di massima quelli sono i tempi. E poi secondo me Abbiamo introdotto un cambiamento tecnico, il più grosso, perché poi abbiamo lavorato su diverse altre motociclette, ma il cambiamento tecnico più grosso è che è una lavorazione sull'alluminio per rendere poi la verniciatura più resistente. Ah, ok. E Mm. in effetti abbiamo saltato che abbiamo comprato la sabbiatrice. Sì, la sabbiatrice, esatto. E il buratto però l'abbiamo spiegato nel 2023, non so se è esattamente il 2023 o il 2024, però sì, abbiamo fatto tanti lavori dietro le quinte che nel prodotto finito non vedi, o magari non noti se non sei uno abituato a guardare queste cose, però le staffe più resistenti, estremamente più belle, la verniciatura abbiamo trovato degli accorgimenti per far sì che non salti via la vernice dal paracoppa, mentre invece nei modelli più vecchi capitava più spesso, tutta una serie di accorgimenti che rendono il paracoppa più facile da montare, Più robusto, più più robusto, duraturo. la verniciatura migliore. Il 2024 è stato un anno sui dettagli, diciamo, Sì. no? Oltre all'e-commerce. E poi tra l'altro, per esempio, l'Eagle, questo prodotto qua, fra tutti i Thor, pur essendo il più robusto di tutti, è il più leggero dei prodotti per la T7 che abbiamo realizzato per la T7. È più leggero, ma estremamente più robusto di tutti, nonostante che non abbiamo mai avuto un problema di robustezza con i nostri paramotori. Abbiamo salvato un po' di motociclette. E niente, 2025.
2025, adesso stiamo completando i lavori abbiamo appena finito CF Moto e l'MT 450, stiamo completando le opere sulla Cove 450 Rally e stiamo completando le opere sulla Cove 800 e tutti bei prodotti molto interessanti, molto molto interessanti. È una fortuna per un appassionato di moto vedere tutta questa possibilità di scelta e io sono un appassionato di moto, le vorrei tutte. Ma sua madre non vuole che io le compro tutte. No, a parte gli scherzi, 2025, oltre per i prodotti che stiamo testando, siamo già d'accordo per iniziare a lavorare sulla Tenere 2025. Sì, Tenere 2025 è il prossimo progetto su cui lavoriamo, visto che ce lo stanno chiedendo in tanti. Esatto. L'Alessandra, la donna social, è quella che ci dice qual è la roba più richiesta. Sì. E quello è il prossimo e basta, io direi che abbiamo detto tutto. Sì, ci sono un paio di accessori che metteremo in commercio anche per la T7 che stiamo già facendo per altre moto, ma ne parleremo quando avremo completato. Dai, e io la butto lì su internet, così l'hanno sentito tutti, così Oddio. compromettente. Allora, in tanti avete sempre detto che la cosa più intelligente per evitare di dover fare dei gran casini con le crash bar sarebbe se noi tirassimo fuori le crash bar. Io butto lì l'idea che a me piacerebbe, se non quest'anno, però prima o poi ci mettessimo a fare anche quello. Detto questo, Hanno chiesto anche lo so. quelle. Un saluto, adesso anche quello. Detto questo, Hanno chiesto anche lo so. quelle. Un saluto, adesso chiudo il video perché Odio le mi aspetto il Devo cazziatore del video perché Odio le mi aspetto il cazziatore da papà. Ciao ragazzi!